Ciao a tutti, ciao a tutti, ciao a tutti. Oh, ciao. Fa caldo. Vabbè, lasciamo perdere, va. Come avrete intuito dal titolo, in questo video vi farò vedere tutto il processo che mi ha portato alla creazione di questa immagine ispirata a Crimson Peak. Scusate l'interruzione, ma so che a breve verrete distratti dalla presenza di questo barattolo, quindi faccio che spiegarvi di cosa si tratta. Qui dentro c'è una neanide di insetto stecco. Come alcuni di voi sanno, o meglio, avevo, un allevamento di Bacillus rossius. Pensavo di averli dati tutti in adozione, ma mentre smontavo la teca è saltata fuori lei. Non ha ancora un nome, quindi datemi qualche suggerimento nei commenti. Torniamo a Crimson Peak. Un film bellissimo di Guillermo del Toro. Se non l'avete visto, andatelo a vedere. Stupendo, bellissimi costumi, bellissime atmosfere, bellissimi attori. Vabbè, ma quella è una piccola parentesi. Da sempre i film, come i libri e le opere pittoriche, come sicuramente avrete intuito se conoscete i miei lavori, sono una grandissima fonte di ispirazione. E in particolare Guillermo del Toro è, penso, se non il mio regista preferito, uno dei miei registi preferiti. Ma di cosa parla Crimson Peak? Si tratta di una storia d'amore, una storia di fantasmi in cui c'è una storia d'amore in cui ci sono dei fantasmi. In questa fotografia ho cercato di ricreare quell'atmosfera là del Toro, con i colori, quella sottile nebbiolina. Abbiamo un personaggio femminile, io, che come sapete, se mi seguite, se conoscete i miei lavori, l'autoritratto è una grande componente del mio lavoro. Questo personaggio femminile ha in mano una candela che illumina un volto, che altro non è in realtà che un teschio, un velo nero addosso. Ora vi mostro brevemente come l'ho scattata. Non ho un vero e proprio studio fotografico, mi piace arrangiarmi con quello che ho. Uno dei backdrop che uso in realtà è un lenzuolo che ho dipinto con degli acrilici per ricreare quell'effetto pittorico. Una chicca di cui vado orgogliosa di questa fotografia è la sottoveste, la camicia da notte che indossa il personaggio femminile, l'ho realizzata io con un lenzuolo in maniera molto spartana, molto da autodidatta, molto improvvisata. Però fa il suo dovere, soprattutto in fotografia e soprattutto in Photoshop. Nella fase di scatto mi sono avvalsa dell'aiuto del mio prode cavaliere, altro che non è il mio moroso, che è lì dietro, che mi è stato molto d'aiuto sia nella fase di preparazione che nella fase di scatto vera e propria. Generalmente per gli autoritratti uso un controller remoto, ma in questo caso la telecamera sarebbe stata troppo lontana, dovevo tenere sulla candela, diventava un po' complesso, quindi ho messo la macchina sul cavalletto e ho lasciato a lui l'arduo compito di premere il pulsantino di scatto. Essenzialmente, come a breve vedremo su Photoshop, l'immagine finale è composta da due immagini distinte, una dove c'è il teschio e l'altra dove ci sono io. Questa scelta è stata presa essenzialmente per una questione di luci, perché la candela non poteva andare a ricreare quella luce che poi viene riprodotta nell'immagine, ma mi sono dovuta avvalere di un piccolo LED con una gelatina colorata sopra. In realtà erano due gelatine colorate sopra. Nella fotografia dove c'è il personaggio femminile, giustamente il LED puntava verso il personaggio femminile. La seconda fotografia del personaggio oscuro, del fantasma, aveva la luce rivolta appunto verso questo personaggio. Per rendervi le cose più chiare ora vi farò vedere tutto su Photoshop, però prima i miei occhialini, non vedo niente. Ora vi vedo. Allora, come abbiamo detto, l'immagine finale è composta da due fotografie scattate separatamente. La prima, che è questa, quella dello spettro. Come vedete, come vi stavo dicendo prima, questo è il LED con le due gelatine
che ho usato per ricreare poi la luce della candela, e una seconda fotografia con il personaggio femminile. Ho importato per prima la foto della figura femminile su Photoshop, non sapevo bene come gestire la questione dello sfondo, come rimuovere il LED per avere un risultato ottimale, quindi ci sono un po' di tentativi all'inizio. Come prima cosa comunque ho importato la foto della figura femminile, a un certo punto ho detto metto tutto su uno sfondo nero, ho inserito la figura, ho inserito un livello per andare a recuperare tutte le parti nere. Ho successivamente inserito il personaggio oscuro, diciamo, il fantasma. Ho fatto una leggerissima, non so se si nota, cambio di esposizione del personaggio. Ho inserito uno sfondo. Mi raccomando ragazzi, usate sempre immagini senza copyright. Si vede appena, con tutti i livelli che ho messo sopra, si vedrà ancora meno, però io so che c'è. E ora lo sapete anche voi. Ho scurito ancora lo sfondo. Ho poi deciso di inserire delle farfalle a cui ho applicato l'effetto movimento, leggero ma c'è. Successivamente ho rimosso il riflesso sul portacandele, perché dal momento in cui voglio che la luce sembri arrivare dalla candela è impossibile che, avendo la fonte di luce qua, ci siano dei riflessi qui. Quindi li ho rimossi. Ho poi aggiunto un riempimento sfumatura per accentuare questa illuminazione. Ho inserito una nebbiolina della polvere, adesso zoom in modo che possiate vedere meglio, penso si veda abbastanza bene, ok? E poi mi sono dedicata alla color. Volevo creare un contrasto cromatico, quindi ho cercato di avere una fonte luminosa calda interna al centro, quindi la candela, e man mano che l'immagine va verso i bordi diventa più fredda. Questo l'ho ottenuto con un semplicissimo bilanciamento colore. Ho regolato le curve, ho poi applicato una consultazione colore, sempre per raggiungere quell'effetto desiderato di contrasto cromatico. Ho aggiunto una vignetta, accentuato la nitidezza. Molti mi chiedete come faccio ad avere delle immagini così nitide. In realtà è molto semplice, ad alcuni di voi l'ho già spiegato. Per farla breve, una volta che ho finito di editare, faccio una copia che raccolga tutti i livelli di sotto, premendo Ctrl-Shift-E. Vado poi su filtro, altro, accento passaggio, generalmente lascio il raggio a 3, adesso non lo farò perché siamo già su quel livello. Poi vado a modificare il metodo di fusione di livello e lo metto su sovrapponi. Voilà. Io generalmente lascio sempre il raggio a 3, ma se volete sperimentare con altri valori vi consiglio di convertire il livello in oggetto avanzato. In questo modo potrete andare a modificare il raggio anche dopo aver applicato la nitidezza. Successivamente ho accentuato ulteriormente questo contrasto cromatico e infine, perfezionista quale sono andata ad applicare dei valori tonali che si vedono minimamente, ma io li vedo, sono sicura che li vediate anche voi. Però per me anche queste piccole cose fanno molto la differenza, soprattutto dal momento in cui io non sono mai contenta dei risultati. Lo dimostra anche il fatto che generalmente il livello nitidezza io lo metto per ultimo, ma poi sono andata a riaprire il file e sono andata a rimettere altre cose sopra. Spero che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere se vorreste qualcosa di più dettagliato, qualche tutorial, se volete vedere più nel dettaglio tutta la fase anche di scatto, perché mi rendo conto che forse in questo video abbia dato più importanza alla fase di post-produzione.
anche perché effettivamente in fase di scatto non è che ci sia stato qualcosa di eclatante, ecco, il più è successo su Photoshop, sì, a parte il mio cavaliere, che... ciao! No, anche la chiusura è brutta.